Zete knayo atatatataste Shine Miyamoto Samare Kudo. Che figura di merda. Paolo, dobbiamo bloccarlo. Non c'è altro modo. E come? Sta facendo morire Shigeru dalle risate. Con una padellata in testa. Nah, troppo mainstream. Ah, guarda, Shigeru ci sta dando un gong. Ma dobbiamo suonarlo noi o lui? Dice che lo deve suonare Andrea con la sua testa. Ok, Andrea, lo faccio per il tuo bene. Oh, Maremma, buona che botta. Perché sono vestito con un kimono bianco? Girati. Ce l'hai presentato tu, non ricordi? Ma chi? Ah, Miyamoto Shigeru. Qual buon vento la porta qui in Italia? Andrea, ti sei definitivamente rincoglionito. Siamo in Giappone. Ah, ecco perché siamo al Todaiji. Mamma mia! Ciao a tutti e benvenuti su Game Stories. Sigla! Nel 1952 nasce un artista straordinario, amante della musica bluegrass, una branca del country americano, e dei fumetti, Shigeru Miyamoto. Egli iniziò la sua carriera artistica proprio come disegnatore di fumetti, poiché sarebbe stato ossessionato da sempre dalla loro estetica e dalla loro complessità. Miyamoto si laurea nel collegio d'arte di Kanazawa e viene assunto dalla Nintendo grazie all'amicizia del padre con il presidente Hiroshi Yamauchi. La sua prima mansione è stata la produzione di Hanafuda, cioè carte da gioco. Già da 10 anni Miyamoto aveva molta dimestichezza nella creazione di giocattoli. Nel 1978 Yamauchi propose a Miyamoto di diventare il primo collaboratore artistico della Nintendo nella sezione videogames. Il primo incarico di questa nuova mansione è la creazione di nuovi personaggi per i giochi portatili e il miglioramento di Radar Scope, poiché in Giappone era diventato un bestseller, ma non fu giudicato così in America. Shigeru sbrigò quest'ultimo incarico senza molta soddisfazione e cominciò a cercare ispirazione guardando molti film americani. Mentre la Nintendo stava per acquisire i diritti di Braccio di Ferro, Miyamoto concepì il videogioco ispirato ad esso. Purtroppo, le tempistiche burocratiche sulla concessione dei diritti del noto personaggio animato furono troppo lunghe per crearci il videogioco desiderato e Shigeru decise di inventarsi dei personaggi originali creati di proprio pugno. Miyamoto esordì come creatore ufficiale di videogiochi con Donkey Kong, un gioco a piattaforme fisse dove un carpentiere deve raggiungere la cima di un palazzo occupata da un gorillone che ha catturato una dolce donzella. Il primo nome del carpentiere concepito da Shigeru fu Mr. Video, ma non lo convinceva ed il secondo nome divenuto poi ufficiale fu Jumpman. Quest'ultimo deve superare gli ostacoli lanciati dall'animale cattivone. Ma l'antagonista Donkey Kong non era stato concepito come un cattivo assoluto, perché in fondo si tratterebbe di un gorilla incompreso che ha voluto fare uno screzio al suo padrone, rapendo la sua ragazza. Probabilmente Donkey sarebbe stato maltrattato da Jumpman e questo ha fatto sì che il gorillone rapisse la sua Pauline. Per la prima volta nella storia dei videogiochi è stato creato un titolo progettato in modo complesso, grazie all'animazione preliminare strutturata in 3 fasi: rapimento e costruzione dell'ambiente da parte del gorillone antagonista, svolgimento della missione di salvataggio eseguita da Jumpman con ostacoli di Donkey e lieto fine con Donkey che cade in fondo e la coppia che si ricongiunge con tanto di cuoricino. Yamauchi fu entusiasta del nuovo lavoro di Miyamoto e sostituì il chip di Radar Scope con quello di Donkey Kong.
Nonostante le cause legali partite dalla Universal per le somiglianze coi film di King Kong e lo scetticismo da parte di Minoru Arakawa, che lo ritenne troppo giapponese per un successo estero, Donkey Kong fece gran successo anche negli USA. Questo straordinario risultato entusiasmò Yamauchi a tal punto da dare la sua totale fiducia verso la genialità di Miyamoto, il quale fu elogiato sia dal pubblico giapponese che da quello americano. Nel 1982 Shigeru realizzò Donkey Kong Jr., la seconda avventura del gorillone ingabbiato stavolta da Jumpman e suo fratello Luigi. Minoru Arakawa suggerì il nome ufficiale dell'idraulico, qui antagonista, ispirandosi a quello del padrone dello stabile degli uffici Nintendo di Redmond, vale a dire Mario. Il nome Mario è stato scelto come perfetto modello di caricatura animata dell'uomo medio. Con Donkey Kong Jr. venne raggiunto l'obiettivo di attirare sia l'attenzione dei bambini che quella degli adulti. Mario e Luigi hanno catturato Donkey dopo aver salvato Pauline probabilmente, e suo figlio, un tenero ma forzuto cucciolo di gorilla, deve liberarlo superando gli ostacoli dei due idraulici e i percorsi ancora più tortuosi del predecessore. Shigeru rese protagonisti i due idraulici Mario e Luigi con Mario Bros. Nel 1983 per il Famicom NES, ma non ne fu soddisfatto perché non riuscì a inserire tutto il progetto che ambiva a realizzare. Infatti, ci vollero almeno 2 anni prima di riuscire a realizzare la versione completa della sua idea, cioè Super Mario Bros., uno dei primi videogiochi che includeva una nuova meccanica a scorrimento verso destra. Mario è protagonista di un universo caratterizzato da ambienti 2D composti da tubi, funghi, piattaforme, aree segrete, tartarughe, un tartarugone spinoso di nome Bowser e una bella principessa di nome Peach. Un universo diviso in 8 livelli da completare in 4 steps. Ancora oggi si producono svariate versioni dell'universo di Mario tra sequel, spin-off e varianti. Per questo motivo Mario divenne il testimonial ufficiale della Nintendo. Dopo questo straordinario successo, Shigeru Miyamoto, oltre a essere designer dei suoi videogiochi, diventa anche produttore e responsabile di più progetti. In contemporanea con la produzione dell'universo di Mario, Shigeru cominciò a disegnare un'altra celebre serie di videogiochi, con la collaborazione del designer Takashi Tezuka. Trattasi di The Legend of Zelda, un complesso videogioco impegnativo che poteva tenere i giocatori incollati alla poltrona anche per giorni. Poiché il mondo di questo videogioco, Hyrule, era di gran lunga più vasto del primo universo di Mario, Miyamoto fu uno dei primi a introdurre la meccanica dei salvataggi, la quale funzionalità apparteneva solo ai giochi di ruolo. I checkpoints permettevano al giocatore di riprendere la partita da dove si era fermato in precedenza. Senza un checkpoint, il giocatore era costretto a scoprire la fine del gioco per molti giorni e la console rischiava il surriscaldamento. Pare che la Nintendo avesse creato addirittura un numero verde per aiutare quei giocatori che, esplorando Hyrule, trovassero difficoltà con l'orientamento. Ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Ma quella che è in mano non è una vecchia Kodak? Appunto, Shigeru è andato via dicendomi che doveva lavorare al suo nuovo videogioco. Vabbè, che cosa sarebbe? Un gioco per la Switch? No, Zelda 2. E sarebbe il suo nuovo gioco in sviluppo? Quindi siamo andati indietro nel tempo? Sì, guarda cosa stanno trasmettendo dalla TV di Tokyo. 世の中誰もがチューハイ意識 Tokyo Drink. Paolo, ma che compagnia aerea avevamo preso per arrivare qui? Si chiamava Compagnia Gate Star. Oh no, chiamando Mario abbiamo inconsapevolmente attivato uno Stargate. Così, da nulla! Con l'idraulico mangia spaghetti con polpetto e parmigiano si è fatto di affaracci suoi e voi due avete attivato lo Stargate nonostante avete preso l'aereo per arrivare qua! Vabbè, affrontiamo la faccenda dal lato positivo.
Potremmo scoprire qualcos'altro di interessante. E questo signore ci sorride da alcuni minuti con un... Ragazzi! Questo trabicolo non mi è nuovo. Andrea? Mm. Andrea? Perché mi sguardi come una maracas? Mi fai vomitare! Guardalo! Lo abbiamo in mano e loro ci stanno sorridendo! Oddio. 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 Che bene!